Ok, eccomi di nuovo ragazzi e ragazze. Siete pronti per un'immersione ancora più profonda nel mare del gossip turco? Perché oggi, amici miei, non ci limiteremo a sfiorare la superficie delle voci di crisi tra Neslihan Atagul e Kadir Dulu, ma scenderemo negli abissi per cercare la verità, o almeno, la versione più verosimile che possiamo ricavare da questo intricato puzzle di indiscrezioni, dichiarazioni sibilline e scatti rubati. Come vi ho anticipato nel video precedente, l'aria che tira intorno a questa coppia iconica non è delle migliori. L'immagine patinata di amore eterno e complicità perfetta che Neslihan e Kadir avevano costruito nel corso degli anni sembra essersi incrinata, lasciando intravedere crepe profonde che hanno alimentato un vero e proprio incendio mediatico. Ma andiamo con ordine, perché la faccenda è più complessa di quanto possa sembrare a prima vista. Non si tratta solo di un paio di litigi passeggeri o di qualche incomprensione dovuta alla frenesia della vita professionale. Qui sembra che ci siano dinamiche più radicate, questioni irrisolte che potrebbero aver portato la coppia a un punto di non ritorno. Asterisco il peso della celebrità. Un matrimonio sotto i riflettori asterisco. Uno dei fattori che, a mio avviso, ha giocato un ruolo fondamentale in questa presunta crisi è proprio l'eccessiva esposizione mediatica a cui Neslihan e Kadir sono stati sottoposti fin dal loro matrimonio. Essere costantemente sotto i riflettori, con ogni gesto analizzato, ogni parola interpretata e ogni passo spiato, può mettere a dura prova anche la relazione più solida. Immaginatevi di non poter mai avere un momento di intimità, di non poter litigare senza che la notizia finisca sui giornali, di non poter fare una semplice passeggiata senza essere assaliti dai paparazzi. È una pressione costante che può logorare anche i nervi più saldi. E nel caso di Neslihan e Kadir, questa pressione è stata amplificata dalla loro popolarità. Entrambi sono attori di successo, con una fanbase enorme e un seguito social impressionante. Ogni loro mossa viene monitorata da milioni di persone, pronte a commentare, giudicare e criticare. Questa costante attenzione mediatica ha inevitabilmente influenzato la loro vita di coppia. Hanno dovuto imparare a gestire la loro immagine pubblica, a filtrare le informazioni che condividevano con il mondo e a proteggere la loro privacy. Ma, a volte, anche il controllo più accurato può rivelarsi insufficiente. Asterisco indizi e campanelli d'allarme. Una cronologia delle voci asterisco. Come vi ho accennato nel video precedente, le voci di crisi non sono spuntate dal nulla. Sono il risultato di una serie di segnali, di indizi e di campanelli d'allarme che si sono accumulati nel corso dei mesi. Il primo segnale, come abbiamo detto, è stata la diminuzione delle apparizioni pubbliche insieme. Prima erano inseparabili, sempre presenti a eventi mondani, interviste e post sui social media. Poi, all'improvviso, la loro presenza congiunta si è fatta più rara, limitandosi a occasioni formali o a collaborazioni commerciali. Questo cambiamento ha subito insospettito i fan, che hanno iniziato a chiedersi se ci fosse qualcosa che non andava. E le loro preoccupazioni sono state alimentate da alcuni commenti criptici rilasciati da Neslihan in alcune interviste. Ricordate le sue frasi sul matrimonio come un percorso difficile o sulla necessità di lavorare ogni giorno per mantenere viva la fiamma? Erano dichiarazioni che, prese singolarmente, potevano sembrare innocue, ma nel contesto delle voci di crisi assumevano un significato ben preciso. Sembrava quasi che Neslihan volesse lanciare un messaggio subliminale, un grido d'aiuto mascherato da riflessioni generiche sulla vita di coppia. Ma, ovviamente, questa è solo una mia interpretazione. E poi, come se non bastasse, sono spuntate le famigerate foto compromettenti che ritrarrebbero Kadir in atteggiamenti ambigui con altre donne. Qui, la questione si fa ancora più delicata. Si tratta di scatti rubati, di qualità discutibile e che potrebbero essere facilmente manipolati. Non possiamo essere certi della loro autenticità, né possiamo sapere con certezza cosa stesse realmente accadendo in quelle situazioni. Ma il semplice fatto che queste foto siano state pubblicate e che abbiano fatto il giro del web ha contribuito ad alimentare ulteriormente le voci di crisi. Asterisco le accuse di tradimento, verità o speculazione, asterisco. Le accuse di tradimento sono sempre le più difficili da affrontare in una situazione del genere, perché mettono in discussione la fiducia, il rispetto e l'impegno reciproco. E, nel caso di Neslihan e Kadir, queste accuse hanno scatenato un vero e proprio putiferio. I tabloid turchi si sono scatenati, pubblicando articoli sensazionalistici e interviste a presunte amanti di Kadir.
Sui social media, i fan si sono divisi tra chi credeva ciecamente all'innocenza dell'attore e chi lo condannava senza appello. Ma, come vi ho detto nel video precedente, bisogna andarci molto cauti con queste accuse. Spesso si tratta di speculazioni infondate, di illazioni senza prove concrete o di semplici pettegolezzi amplificati dai media. È facile cadere nella trappola del sensazionalismo e credere a tutto ciò che si legge sui giornali o sui social media. Ma è importante mantenere un atteggiamento critico e cercare di valutare le informazioni con obiettività. Nel caso di Kadir, le prove a suo carico sono tutt'altro che schiaccianti. Si tratta di foto ambigue, di testimonianze indirette e di indiscrezioni non confermate. Non possiamo condannarlo senza avere la certezza che abbia realmente tradito sua moglie. Asterisco asterisco il silenzio della coppia. Un'assenza di conferme o smentite asterisco asterisco. Un altro elemento che ha alimentato le voci di crisi è il silenzio della coppia. Sia Neslihan che Kadir si sono trincerate dietro un muro di riservo, evitando di commentare pubblicamente le indiscrezioni e le accuse. Questa strategia, da un lato, può essere comprensibile. Vogliono proteggere la loro privacy e evitare di alimentare ulteriormente i gossip. Ma, dall'altro lato, questo silenzio può essere interpretato come una conferma implicita delle voci di crisi. Se non ci fosse nulla di vero, perché non smentire categoricamente le indiscrezioni? Perché non rilasciare una dichiarazione congiunta per tranquillizzare i fan? L'assenza di conferme o smentite ha lasciato spazio a ogni tipo di speculazione. Alcuni sostengono che il silenzio sia una tattica per attirare l'attenzione e aumentare la loro popolarità. Altri credono che sia una strategia per proteggere i loro interessi economici, visto che entrambi hanno contratti pubblicitari e progetti professionali in ballo. Ma, a mio avviso, il silenzio è semplicemente il risultato della loro difficoltà a gestire una situazione delicata e complessa. Forse non sanno ancora cosa fare, forse stanno cercando di capire cosa vogliono realmente. Asterisco asterisco cosa riserva il futuro, scenari possibili asterisco asterisco. E allora, cosa succederà a Neslihan e Kadir? Quale sarà il futuro della loro relazione? Difficile dirlo con certezza, ma possiamo ipotizzare alcuni scenari possibili. Il primo scenario, e quello che ovviamente tutti i fan si augurano, è che la crisi venga superata. Che Neslihan e Kadir riescano a risolvere i loro problemi, a ritrovare l'armonia e a rafforzare il loro amore. Questo richiederebbe un impegno reciproco, una volontà di comunicare apertamente e onestamente, e una capacità di perdonare e dimenticare. Ma, se entrambi sono disposti a fare questi sforzi, non è impossibile che la loro relazione possa uscirne rafforzata. Il secondo scenario è che la crisi porti a una separazione temporanea. Che Neslihan e Kadir decidano di prendersi una pausa, di vivere separati per un periodo di tempo per capire cosa vogliono realmente. Questa potrebbe essere una soluzione utile per allentare la pressione, per riflettere sui loro errori e per valutare se la loro relazione ha ancora un futuro. Ma, ovviamente, una separazione temporanea non è una garanzia di riconciliazione. Il terzo scenario, e quello più temuto dai fan, è che la crisi porti a un divorzio. Che Neslihan e Kadir decidano di mettere fine al loro matrimonio e di intraprendere strade diverse. Questa sarebbe una decisione dolorosa e difficile, ma a volte è l'unica soluzione possibile quando una relazione è arrivata al capolinea. Ma, anche in caso di divorzio, spero che Neslihan e Kadir riescano a mantenere un rapporto civile e rispettoso, soprattutto se ci sono figli di mezzo. Asterisco asterisco il mio pensiero finale. Un augurio di felicità asterisco asterisco. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa lunga analisi. Spero che abbiate apprezzato la mia immersione profonda nel mondo dei Gossip Circle e che abbiate trovato le risposte che cercavate. Come vi ho detto all'inizio, non possiamo sapere con certezza cosa stia realmente accadendo tra Neslihan Atagul e Kadir Dulo. Possiamo solo basarci su indizi, supposizioni e interpretazioni. Ma quello che mi sento di dire, con il cuore in mano, è che spero che entrambi riescano a trovare la felicità, che riescano a superare questo momento difficile, qualunque esso sia. Sono due persone che si sono amate, che hanno costruito qualcosa di importante insieme e che meritano di essere felici. Se la loro relazione è destinata a finire, spero che lo facciano in modo civile e rispettoso, senza alimentare ulteriori polemiche e senza ledere la loro dignità. E, soprattutto, spero che i media e i social media smettano di speculare sulla loro vita privata e di trasformare ogni loro gesto in un dramma. Ricordiamoci che dietro i personaggi famosi ci sono persone reali, con sentimenti e emozioni.
E che il gossip, se portato all'estremo, può fare molto male. Grazie ancora per avermi seguito in questo lungo viaggio. Vi voglio bene. Alla prossima! E non dimenticate di lasciare un commento qui sotto con la vostra opinione. Sono curiosissima di sapere cosa ne pensate.